Ciao ragazzi, oggi parliamo di Branch Warren, detto The Texas Titan, ovvero il titano del Texas. Un atleta che nel decennio 2005-2015 è stato fra i protagonisti della scena agonistica IFBB, vincendo tutti i maggiori titoli professionali ad eccezione del solo Mister Olympia. Cresciuto alla Metroflex di Arlington, fucina di campioni del calibro di Ronnie Coleman e Johnny Jackson, Branch era famoso per la condizione granitica con cui si presentava sul palco e, almeno nella prima fase della sua carriera, anche per la notevole simmetria ed estetica del suo fisico. Branch stupiva anche per l'aggressività del suo approccio in palestra, fatto di allenamenti old school senza fronzoli, esercizi fondamentali eseguiti con carichi pesanti e con una forma di esecuzione selvaggia che faceva pensare potesse infortunarsi da un momento all'altro. Immagine che contrastava col suo carattere rilassato e tranquillo fuori dalla palestra. Individuo con i piedi per terra e consapevole che una carriera sportiva professionale si esaurisce presto, Branch ha gestito bene la sua vita, diversificando le sue attività imprenditoriali, sempre fedele alla sua mentalità di duro lavoratore, che potremmo riassumere nella frase: col buono o col cattivo tempo, sempre avanti, mai mollare. Enjoy! William Warren, detto Branch, nasce il 28 febbraio 1975 a Tyler, in Texas, e cresce in campagna, in una fattoria. Sin da giovanissimo Branch impara che deve lavorare per aiutare la famiglia e, nelle pause della scuola, aiuta il padre nelle attività quotidiane, portando da mangiare ai cavalli e pulendo la stalla. Uno stile di vita che gli imprime nella mente la necessità di lavorare duramente per guadagnarsi da vivere. Una filosofia che lo aiuterà nello sviluppo della sua carriera agonistica. Da ragazzino a scuola gioca a football, ma senza particolari ambizioni. A 14 anni la svolta della sua vita. Sulla copertina di una rivista di settore scorge l'immagine di Rich Gaspari. Ne rimane impressionato e, incuriosito, decide di cominciare ad allenarsi con i pesi. Abituato al lavoro manuale, Branch studia le routine di esercizi di Gaspari presentate sulle riviste e scopre che allenarsi con i pesi gli piace. La sua passione, così come il suo fisico, crescono nel tempo. All'inizio si allena soprattutto per prepararsi per il football, ma ben presto la passione per il bodybuilding ha il sopravvento. Nel 1992 Branch fa il salto di qualità, comincia ad allenarsi nella mitica Metroflex ad Arlington, una palestra hardcore famosa per essere il tempio di Ronnie Coleman, e si avvicina al bodybuilding agonistico. A 17 anni partecipa alla sua prima gara, il Mister America Teenage AAU del 1992, dove vince sia la categoria delle piccole taglie che il titolo assoluto. Un inizio che lo galvanizza e solo un anno dopo, nel 1993, a 18 anni con un peso sugli 83 kg per 1,70 m di statura, conferma le sue potenzialità vincendo sia la categoria dei pesi medio-massimi che il titolo assoluto ai campionati NPC Teen Nationals, superando un giovane Jay Cutler, a sua volta vincitore nella categoria pesi massimi. All'inizio Branch gareggiava solo per divertimento, ma dopo aver vinto gli NPC Nationals come teenager, capisce di avere le carte in regola per fare del bodybuilding il suo lavoro e si pone l'obiettivo di diventare un bodybuilder professionista. Nel suo stile lavorerà sodo in palestra per diversi anni per costruire un fisico competitivo sul circuito professionale. Nel 1998 conosce il fortissimo Johnny Jackson e i due diventano compagni di allenamento, formando un team dove si spingono a superarsi a vicenda, in un sodalizio che gli aiuterà a sviluppare i loro fisici al massimo potenziale possibile. L'impegno e la determinazione di Branch vengono ricompensate qualche anno dopo, nel 2001, quando a 26 anni vince la categoria pesi massimi ai campionati NPC Nationals e conquista la gognata Pro Card. Dopo alcuni anni di pausa dalle competizioni per motivi di studio e per avviare la sua attività di personal training, Branch si lancia sul circuito pro e, fra il 2004 e il 2016, con un peso in gara fra i 104 e i 110 kg per 1,70 m di statura, gareggerà in una trentina di concorsi. Fra i punti salienti della sua carriera ricordiamo le 2 vittorie all'Arnold Classic ottenute nel 2011 e 2012, numerose vittorie in diversi Grand Prix. Ricordiamo i primi posti al New York Pro del 2007, al British Grand Prix del 2011, all'Australian Grand Prix del 2012 e al Dallas Europe del 2014. E infine le 8 partecipazioni al Mister Olympia,
culminate in un secondo posto ottenuto nel 2009 dietro a Jay Cutler e un terzo posto ottenuto nel 2010. Concluderà la carriera agonistica nel 2016 con un quinto posto all'Arnold Classic. A 41 anni e con diversi infortuni alle spalle, il suo fisico comincia a mostrare i segni dell'età e Branch decide che è ora di lasciare l'agonismo per dedicarsi ad altre attività. Oggi Branch vive con la moglie e la figlia nella loro spaziosa casa in Texas. Si mantiene in forma continuando ad allenarsi sia in palestra che all'aperto, con un maggior focus sull'attività aerobica, e gestisce le sue numerose attività imprenditoriali, fra le quali promuove manifestazioni sportive come la Branch Warren Classic. Dopo numerose collaborazioni con diverse aziende nei settori dell'integrazione alimentare, dell'abbigliamento e delle armi, ricordiamo la Black School, la Gasp e la Falcor Defense, Branch ha fondato la Wicked Cuts, un'azienda che vende carne essiccata rivolgendosi al grande pubblico. La palestra per Branch era un campo di battaglia. Si allenava seguendo il principio nicciano che dice: quello che non ti uccide ti rende più forte. E in linea con l'approccio old school promosso alla Metroflex da Ronnie Coleman e Brian Dobson, ritiene che la chiave per ottenere risultati dagli allenamenti risiede in 3 punti fondamentali. 1. L'intensità dell'esercizio, che deve essere portato a cedimento. 2. Il pump, cioè far affluire quanto più sangue possibile ai muscoli. 3. Utilizzare un alto volume di lavoro, che andrà comunque compensato con adeguato riposo fra gli allenamenti, per favorire il recupero fisico. Si allenava seguendo una split routine che lo vedeva in palestra 5 giorni a settimana, con la seguente programmazione: lunedì schiena, martedì petto, mercoledì riposo, giovedì braccia, venerdì gambe, sabato bassa schiena e spalle, domenica riposo. Allenamenti ad alto volume eseguiti con carichi pesanti e ripetizioni medio-alte, con ampio utilizzo di ripetizioni parziali e movimenti balistici. Tradotto in pratica, un tipico allenamento per il petto di Branch, che vediamo durante un workout insieme a Johnny Jackson, consisteva in 3 serie da 8-12 ripetizioni di distensioni su panca inclinata con bilanciere, seguiti da 3 serie da 10 ripetizioni di distensioni su panca piana con manubri. Poi 3 serie di dips con catene, tre serie da 10 ripetizioni di croci alla macchina, e infine 3 serie da 15 ripetizioni di croci ai cavi. Appassionato di powerlifting, Branch era anche molto forte e fra le sue migliori alzate annovera 7 ripetizioni su panca piana con 224 kg, 10 ripetizioni di squat con 305 kg e 5 ripetizioni nello stacco da terra con 317 kg. Spesso criticato per la forma poco ortodossa che utilizzava durante gli esercizi, Branch ribatte che di fatto solo raramente si è infortunato in palestra e, a parte lo strappo ad un tricipite avvenuto in una fase pre-gara dove cocciutamente si ostinò ad ignorare la tendinite ad un gomito che lo affliggeva da tempo, molti dei suoi incidenti gravi sono avvenuti fuori dalla palestra, durante le attività quotidiane, anche se probabilmente sono stati favoriti da danneggiamenti progressivi innescati dagli allenamenti pesantissimi che faceva. Ma sentiamo dalle sue stesse parole le sue considerazioni al riguardo. Mi disturba quando mi dicono che barrano i movimenti. Se fai gare di powerlifting, ad esempio alla panca, devi abbassare il bilanciere al petto, fare una pausa e al comando distendere il bilanciere e fare un movimento completo. Questo lo capisco. Fa parte delle regole di gara. Nel bodybuilding invece non si è giudicati da come si fanno i movimenti, ma è importante quanto lavora il muscolo. La chiave nel bodybuilding è fare fluire quanto più sangue possibile nei muscoli e allenarsi a cedimento. Di solito io vado oltre, con i drop set e le ripetizioni forzate, per far fluire ancora più sangue ai muscoli. È questo quello che conta. La gente dice che facendo così ci si fa male, ma io non mi sono mai infortunato in palestra. Dorian si allenava con movimenti corretti, ma si è infortunato gravemente in allenamento, tanto da chiudere la carriera. La chiave nel bodybuilding è l'intensità.
allenarsi intensamente a cedimento, cercando il massimo pump, e poi riposarsi e recuperare. Quali sono state le tue alzate migliori? Ho disteso su panca 224 kg per 7 ripetizioni. Nello squat ho fatto 10 ripetizioni con 7 dischi per parte, cioè 305 kg. Nello stacco ho fatto 5 ripetizioni con 317 kg. Per me questo era buono. Sul piano alimentare, Branch sostiene la necessità di mangiare molto per sostenere i pesanti allenamenti, ma con l'esperienza ha anche capito che, come bodybuilder, è controproducente lasciarsi ingrassare troppo lontano dalle gare, per cui manteneva il suo peso sotto controllo tutto l'anno. La sua dieta consisteva in 5-6 pasti al giorno, nei quali assumeva molte proteine, al minimo 2 grammi di proteine per chilogrammo di peso corporeo. In certe fasi arrivava a quasi 4 grammi di proteine per chilogrammo di peso. Gestiva le quantità di carboidrati in funzione del periodo agonistico e limitava i grassi. Fra i suoi alimenti di riferimento ricordiamo le uova, per lo più albumi, e, da buon texano, la carne, manzo, bisonte, cervo, pollo, tacchino, e pesce per l'apporto proteico, riso, avena e patate come fonti di carboidrati, e si assicurava di bere ogni giorno molta acqua, sui 4 litri, per mantenere una buona idratazione. Poco attratto da frutta e verdura, utilizzava soprattutto integratori per assicurarsi le vitamine e i minerali necessari. Riassumendo, Branch Warren è stato uno dei protagonisti della scena agonistica IFBB del decennio 2005-2015. Grande esempio di determinazione, duro lavoratore e dotato di una caparbietà senza pari, Branch è stato in grado di tornare a vincere competizioni anche dopo aver subito incidenti terribili che avrebbero messo la parola fine alla carriera di molti altri atleti. Ricordiamo il suo vittorioso ritorno all'Arnold Classic del 2012, solo 6 mesi dopo aver subito lo strappo di un quadricipite scivolando da un marciapiedi sotto la pioggia, incidente che minacciò di concluderne prematuramente la carriera agonistica. In sintesi, la storia di Branch ci insegna il valore dell'ambizione supportata dal duro lavoro, senza mai cercare scuse, ma lasciando che siano i risultati a parlare per noi, sia nei momenti positivi che nelle avversità, mai arrendersi. Ciao, alla prossima!